Trump ha firmato di recente una legge che cambierà per sempre il valore dei nostri risparmi. Non è l'oro, non è il petrolio e non sono neanche le cripto. E so già cosa stai pensando. Stefano, stai esagerando questa volta. Beh, in realtà no. Quindi siediti, perché quello che sta succedendo in questo momento con il Genius Act è forse il cambiamento monetario più importante degli ultimi 50 anni. E quasi nessuno in Italia ne sta parlando o ne ha parlato a dovere. Io ad esempio in questo video qua, di un anno fa quasi, ne ho parlato e ne ho parlato nel dettaglio, e oggi, dopo quel video lì, altri puntini si sono andati a collegare, andando a confermare quella che era la mia tesi. E qui dobbiamo analizzare il codice sorgente del dollaro. E per capire cosa sta succedendo oggi, dobbiamo capire come funziona il denaro. No, tranquillo, non faccio uno di quelli spiegoni da professorone, ma andrò a sottolineare i punti chiavi, i passaggi chiavi della storia del dollaro, perché solo consapevoli di questi punti chiavi si può comprendere ciò che è attualmente in atto. Quindi andiamoci a prendere la nostra lavagna e andiamo a scrivere qualche cosina. Dato numero 1, o meglio data numero 1, 1944. Questa data corrisponde a un evento, Bretton Woods. Dopo la seconda guerra mondiale il dollaro diventa la valuta di riserva. Che cosa vuol dire? Beh, vuol dire sostanzialmente due cose. Primo, che tutto il commercio globale avviene in dollari. Secondo, tutti i paesi del mondo tengono i propri risparmi in dollari. Il dollaro allora aveva potere, aveva fiducia, aveva un valore reale. Perché? Perché era ancorato al loro fisico. Quindi sostanzialmente avevamo oro, quindi un bene tangibile, questo qui è un bel lingottone d'oro, collegato all'oro avevamo il dollaro e collegato al dollaro avevamo tutte le altre valute del mondo. Quindi la sua forza era data dal fatto che il dollaro non è che potevano stamparlo così come gli pare, un po' come fanno oggi, ma era ancorato appunto al dollaro, quindi dovevano stamparlo a partire dalle reali riserve di oro che avevano in banca. Questo concetto si chiama gold standard. Poi però cambia tutto e qui arriviamo alla seconda data, 1971. Il 15 agosto del 1971 abbiamo quello che si chiama il Nixon Shock. Nixon in diretta televisiva sorprende l'America e sorprende il mondo dicendo che sostanzialmente avrebbe sospeso temporaneamente la convertibilità di oro e dollaro. Quindi sostanzialmente da lì in poi non potevi più convertire dollari in oro. Beh, da quel momento sono passati oltre 50 anni e la convertibilità oro-dollaro è ancora temporaneamente sospesa. Chissà quanto cazzo durerà sto temporaneamente. Da quel momento in poi si entra ufficialmente nel regime della valuta fiat, cioè della valuta che loro stampano veramente a cazzo di cane e noi come polli stiamo lì a rincorrere un pezzo di carta che viene svalutato. Questo è un pochino il senso, no? Però scusa, se il dollaro non è più collegato all'oro dal 71 e le altre valute erano collegate al dollaro perché era una moneta forte ed era una moneta stabile, perché collegata all'oro, perché diamine gli altri stati continuano a stare collegati al dollaro? Ecco, qui abbiamo un altro concetto e un altro dato barra data, 1974. Come vedi non passa tantissimo tempo, anche perché o gli Stati Uniti trovano una soluzione o gli altri stati gli avrebbero fatto il mazzo. 1974 cosa abbiamo? Abbiamo il petrodollaro. Questo è un punto cruciale, importantissimo e di cui peraltro ho discusso in un video apposito che ti lascio qua sotto nella descrizione. Vattelo a vedere perché è fondamentale, perché se non capisci il petrodollaro, amico mio, non capisci la geopolitica e non capisci come funzionano veramente le cose. Però qui anche il più scemo di turno può aver capito un pattern ed è veramente importante questo passaggio. Abbiamo il petrodollaro, che cos'è? E seguimi bene, praticamente avviene un accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita. E l'accordo qual è? Noi americani, che siamo grossi, forti e belli, proteggiamo te, Arabia Saudita, e tu, Arabia Saudita, che c'hai il petrolio, d'ora in poi venderai petrolio solo esclusivamente in cambio di dollari. Quindi l'Arabia Saudita vende petrolio esclusivamente in cambio di dollari e si guadagna la protezione degli Stati Uniti, che come un grosso papà si mettono lì e dicono: ci sono io, c'è zio Sam qua che ti protegge. Dall'altra parte gli Stati Uniti che cosa guadagnano? Beh, guadagnano che vanno di nuovo ad ancorare il dollaro a qualcosa. Questa volta non con il cambio 1 a 1 o un cambio diretto dollaro-petrolio, ma il senso è quello. Quindi se tu vuoi comprare nel mondo un barile di petrolio, ti servirà che cosa? Dollaro USA, quindi dollaro americano. Quindi tutti gli altri paesi che vogliono comprare petrolio devono possedere dollari, titoli americani, titoli del tesoro o comunque roba americana. Ecco che abbiamo riancorato il dollaro a un qualcosa di scarso, anche se indirettamente, non direttamente come per l'oro. Poi arriva però un altro dato e un'altra data importante, il 2000
e 23, praticamente l'altro ieri. Cosa succede? Succede che le cose iniziano a scricchiolare. Iniziano a non essere più tanto rose per gli Stati Uniti, perché l'Arabia Saudita inizia a vendere petrolio anche in altra valuta, non solo più il dollaro, ma in yuan, cioè la moneta cinese, che non è lo yen, attenzione, lo yen è giapponese, lo yuan no, è cinese. Lo so che sembra scontato, ma ho visto un sacco di colleghi che fanno confusione, quindi andiamo a puntualizzare un po'. Ora, scherzi a parte, battute a parte. Perché questa data è veramente importante? Beh, perché dopo 50 anni, dopo oltre 50 anni di egemonia assoluta del petrodollaro, del cartello mafioso, perché questo è del petrodollaro, ecco che qualcosa si incrina. E quindi inizia a chiederti, ma forse il dollaro non è più quello che era prima? E se non è ancorato all'oro? E tecnicamente, anche se a livello indiretto era ancorato al petrolio e mo non è manco più ancorato a quello, su che cazzo si regge oggi? Qui arriva il nostro piano. Eccoci quindi arrivati al nostro 2026. 2026 dobbiamo ancorare sto dannato dollaro a qualcos'altro. Ed ecco qua che arriva il mondo cripto. Ma aspetta a skippare. Lo so che ora dici no, questo è un altro cripto fan. Viva! No, ecco, non sto parlando di questo. Quello che ti sto per mostrare ha perfettamente senso. E ignorarlo veramente ti costa caro. Quindi vediamo i dati. Qui abbiamo 3 mosse da analizzare che vanno a collegare indirettamente il dollaro al mondo cripto. Cioè vanno a sfruttare il mondo cripto come nuovo collegamento dopo l'oro, dopo il petrolio, per cercare di mantenere in piedi la baracca e i burattini. Quindi andiamo ancora una volta in condivisione schermo e vediamo questi 3 concetti chiave. Allora, scorriamo un po' giù e andiamo ai nostri 3 concetti. 1. 2025. Donaldo firma un executive order, quello basato sulla strategic reserve, cioè le criptovalute diventano riserva strategica del tesoro degli Stati Uniti. Non è una proposta, è una legge. Quindi, criptovalute, riserva strategica USA. Primo punto. Secondo punto, e qui arriviamo un po' al cuore. La firma del Genius Act, che entrerà in vigore ufficialmente dal 1 gennaio 2027. Quindi qua abbiamo il Genius Act. Che cosa dice sto benedetto Genius Act? In parole povere, ogni stablecoin emessa e collegata al dollaro deve tassativamente possedere un controvalore 1 a 1 per ogni singola stablecoin, per ogni singolo dollaro di stablecoin emesso 1 a 1 con dollari o equivalenti. Cosa sono sti equivalenti? Sono treasury americani. Quindi tu che hai la stablecoin USDT, per ogni USDT devi avere che cosa? Un dollaro US vero oppure un dollaro di controvalore in treasury. Che sono i treasury? Sono i titoli di Stato americani, quindi sostanzialmente debito americano. Questo è un passaggio chiave, perché come prima era ogni dollaro è coperto da oro, oggi abbiamo ogni criptodollar, quindi ogni stablecoin deve essere coperta da treasury, da debito americano. E qui arriviamo al nostro terzo dato, e questo è un dato che devi stamparti in fronte. Oggi il nostro caro governo degli Stati Uniti ha ben 39 trillion di dollari di debito. Un debito enorme, un debito che non potranno mai ripagare e che non hanno neanche in piano di ripagare. Ma da dove diamine salta fuori questo debito? Te lo faccio vedere. Il debito arriva da qui. Queste sono le entrate del 2026 stimate del governo degli Stati Uniti. Entrate da cosa? Quali sono le entrate di un governo? Sono le tasse. Quindi il nostro caro governo degli Stati Uniti ha come entrate nel 2026 5 trillion di dollari. 5 trillion di dollari che hanno raccolto dalle tasse. Poi abbiamo le uscite del 2026. Cosa sono le uscite? Spese sanitaria, spesa militare, interessi sul debito, spesa di ricerca, agevolazioni per le famiglie, spese di, non lo so, tutte le spese che ha uno Stato, rifacciamo la strada, ecco, tutte queste cagate qua. Quanto sono le uscite stimate? Beh, le uscite stimate sono 7 trillion. E qui vedi un problema. Qual è il problema? Che se incassi 5 e spendi 7 sei in deficit di 2 trillion. Ergo, sei in perdita di 2 trillion. Quindi, udite udite, c'è un buco finanziario. Questo buco finanziario va colmato. Come si colma un buco finanziario? Indovina un po'? Prendendo in prestito. Prendo soldi in prestito. Ma da chi li prendo in prestito questi soldi? Beh, questi soldi li prendo in prestito sostanzialmente da 3 categorie. E queste 3 categorie sono la chiave. La prima categoria sono i privati e le istituzioni. La seconda categoria sono i governi stranieri. I governi stranieri sono le altre nazioni rispetto agli USA, quindi l'Italia, la Francia, il Giappone, lo Zimbabwe, ok? E poi terzo abbiamo la Federal Reserve.
Ma su questa parte qui ci torniamo tra pochissimo. Qual è il problema qua? Il problema è che la Cina, come puoi vedere in questa foto, è diventata venditrice netta di treasury, quindi ha detto: sentite cari amici americani, i vostri treasury fanno cagare, ve li scarico, mi compro oro. Questo è il senso. Quindi governi stranieri, molti governi stranieri, soprattutto quelli che prima detenevano un sacco di debito come la Cina e il Giappone, stanno scaricando debito americano. Nel caso del Giappone hanno fermato gli acquisti, hanno un po' scaricato. Perché? Perché hanno altri cazzi a cui pensare, hanno problemi interni che si devono risolvere piuttosto che stare a pensare a tenere in piedi gli Stati Uniti, che tra l'altro li hanno messa in quel posto un po' di tempo prima con gli accordi del Plaza. Ma questa è un'altra storia che tra l'altro ho mostrato nel dettaglio in questo video qua, che ti lascio qua sotto e ti consiglio di andare a vedere. Poi che abbiamo? Beh, abbiamo detto, governi stranieri, non è che sono molto interessati in questo periodo al debito americano. Abbiamo i privati e le istituzioni. Certo, i privati oggi pensano che gli Stati Uniti stiano andando mezzi dal culo e pensano che l'inflazione stia esplodendo. In un contesto di alta inflazione, non è che proprio abbiano voglia di piazzarsi lì e tenere moneta e tenere dollaro. Preferiscono spostarsi verso altri asset. Quindi anche i privati non è che siano proprio contenti. E abbiamo poi la Fed che come sempre stampa, però inflazioni il dollaro e poi c'è tutto il resto che dovrei fare un video apposta per spiegarti quello che diamine succede dietro le quinte. Anzi, se spulci un po' nel canale ne trovi anche alcuni. Ecco perché entra in gioco il nostro Genius Act che andiamo a fare così. Tac 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 tac, qui abbiamo il nostro Genius perché è veramente geniale, il nostro Genius Act. Che cosa combina questo Genius Act? Questo Genius Act sostanzialmente è un meccanismo di rifinanziamento del debito stealth. Stile 007. Infatti abbiamo detto che il Genius Act obbliga le compagnie private che emettono dollari, quindi USDT, USDC e tutte queste belle robette qua, obbligano a detenere per ogni dollaro di stable $1 in dollari USA oppure treasury. Quindi, siccome le persone usano le stable, perché usano le stable? Perché li servono per comprare Bitcoin, Shiba Inu e tutte queste altre cazzate qua, da un lato. Dall'altro lato, perché ci sono paesi che non possono accedere alla finanza tradizionale, quindi non possono accedere come noi ai dollari così perché si scaricano un'app e hanno dollari, wow che figo. Ecco, non possono fare questo perché non possono manco permettersi un conto in banca, però possono permettersi una connessione internet. Possono dare i loro soldi a Tether, a Circle e così via, in cambio di che cosa? In cambio di dollari stablecoin, che poi possono usare come cazzo gli pare. Quindi implicitamente che cosa succede? Succede che queste emittenti di stablecoin, per esempio Tether, che è la più grande emittente di stablecoin, lo USDT, al mondo, oggi è anche uno dei maggiori detentori di treasury americani, quindi di debito americano, superiore addirittura a più di 19 paesi messi insieme. Ecco, queste stablecoin, emettendo le loro USDT, USDC e tutte le altre stablecoin collegate al dollaro, stanno di fatto accumulando dei treasury per poter emettere questa roba qui. Di conseguenza stanno diventando dei nuovi compratori per il governo degli Stati Uniti. Ma non è che loro se li comprano e se li tengono lì perché vogliono salvare il mondo, che figo. No, ovviamente li comprano uno a uno con quelli che usano i loro prodotti. Quindi se arriva un magrebino, un italiano, un cinese, un giapponese e dicono «Uè Tether, voglio il tuo USDT», loro ti danno la loro valuta fiat, Tether investe quella valuta fiat nei treasury e gli dà l'equivalente USDT. Quindi di fatto Tether fa da intermediario. Ma chi è che si sta accollando debito? La persona comune. Quindi stai di fatto, tramite il Genius Act, che è un dannatissimo cavallo di Troia, stai piazzando debito americano direttamente in tasca alla gente. Facile. E non solo alla gente, di conseguenza anche ai governi stranieri, perché per esempio il Venezuela che non vuole comprare debito americano, ma i venezuelani devono perché la loro valuta fa cagare e si svaluta, quindi che cosa fanno? Gli servono dollari per risparmiare, per mettere da parte i propri risparmi, per salvaguardare i propri guadagni. E come lo fanno? Tramite stablecoin, per esempio, o un sacco di paesi dell'Africa anche. Quindi cosa succede? Succede che se anche il governo non sta comprando effettivamente treasury, però i privati dentro quel governo sì. Di conseguenza è come se tu hai piazzato debito al governo stesso, andando a colpire ogni singola persona. Questo è un modo geniale per andare a ridistribuire sostanzialmente il debito e andare a piazzarlo e rifinanziarlo in modo appunto stealth da 007. E qui arriviamo alla nostra proiezione al 2030. Il nostro caro segretario al tesoro Scott, il vecchio caro Scott, ha dichiarato pubblicamente in un tweet che il mercato delle stablecoin potrebbe raggiungere la cifra, te la vado a scrivere perché questa se non la si vede scritta non sembra vera, eccolo qui, entro il 2030, quindi 4 anni, il mercato delle stablecoin raggiungerà i 3,7 trillion di dollari. Ok, e quindi? Oggi il maggior creditore straniero degli Stati Uniti è il Giappone. Sai quanto debito degli Stati Uniti ha il Giappone? Te lo dico io, 1,2 trillion. La quantità di treasury americano
che ha il Giappone. E questa roba qui non è detenuta da un governo estero, ma è detenuto da una società privata, perché Tether, Circle sono società private, quindi il dollaro non sarebbe più collegato all'oro, al petrolio, ma a società private tramite le cripto, tramite stablecoin, cioè denaro programmabile. Quindi ancora una volta ancorate alla fiducia in un sistema, in questo caso quello cripto. Ok, e quali sarebbero i vantaggi di tutta sta roba qui? Cioè, cosa cambia per noi persone comuni? È semplice. Più persone comprano il debito americano, più fiducia c'è nel dollaro, meno la Fed deve stampare, di conseguenza meno inflazione. Quindi tecnicamente, andando a ripiazzare un po' il debito attuale in tasca alla gente comune, distribuendolo, socializzandolo, ecco che tendenzialmente i nostri portafogli, i nostri risparmi, dovrebbero difendersi leggermente meno. Poi, se ci sono più prestatori, i tassi di interesse possono scendere. Se scendono i tassi di interesse sul prestito, quindi sul debito americano, allora di conseguenza tendono a scendere anche tutti gli altri tassi, quindi quelli sui mutui, sul credito al consumo, sui prestiti alle aziende, e prestiti più bassi portano a che cosa? Ad un incremento dell'economia, perché le aziende prendono in prestito, si indebitano per far esplodere i propri profitti, quindi per crescere, per sviluppare. E terzo, come ho detto, e questa è la parte geniale, anche i grossi paesi che ora non vogliono finanziare i treasury americani, non vogliono finanziare gli Stati Uniti, implicitamente lo faranno tramite proprio le stablecoin. Per esempio la Russia sta cercando di abbandonare il dollaro, però utilizza stablecoin in USD, quindi ancorate al dollaro, o l'esempio che ho fatto prima del Venezuela. Quindi capisci la genialità dietro sta roba qua? Cioè, se vuoi scappare dal dollaro, ma comunque usi stablecoin ancorate ai treasury americani, quindi ancorate al dollaro, e stai indirettamente comprando dollari, usando dollari. È una dollarizzazione, o meglio una ridollarizzazione via cripto. Ecco dove sta la genialità, perché in fatto di genialità o di come infinocchiare gli altri, gli Stati Uniti sono sempre al top. Abbiamo visto i vantaggi, ma quali sono invece gli svantaggi, cioè i rischi? I rischi non sono da trascurare, perché in effetti c'è un rovescio della medaglia. Tether, Circle e tutte le emittenti di stablecoin non sono enti governativi, sono società private. Non sono banche, non sono regolamentati come le banche, non sono controllati dalla Federal Reserve, non hanno le stesse coperture delle banche. Sono semplicemente aziende private globali fuori dal controllo di un singolo governo, in questo caso fuori dal controllo della supervisione diretta del governo americano. Sono società private che hanno un obiettivo: fare dindi, fare soldi, fare cash, profitti, e sono assolutamente aggredibili sotto più punti di vista. Pensa per esempio solo al crollo di Terra Luna nel 2022 che ha spazzato via 60 miliardi di dollari. Ora, Terra Luna ovviamente non è identico a Tether o Circle, però se succedesse una cosa del genere su Tether e Circle, hai idea con questi volumi qua, con questi numeri, che diamine di casino succederebbe? Ecco, una banca da questo punto di vista ha meno vulnerabilità rispetto a una società privata, orientata al profitto ovviamente. E c'è anche un altro problema strutturale. La Federal Reserve, con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi punti oscuri e le cazzate che fa, è comunque per un minimo grado sotto la supervisione del governo USA. Cioè non è privata, non è pubblica, è una roba paraprivata, è un mostro senza senso, però una società come Tether è totalmente privata. Quindi, perché ti sto raccontando oggi tutta questa roba qui? Non per metterti paura, ma per farti capire dove si sta muovendo il denaro, perché l'unico modo per pararsi il culo e per proteggersi quando succedono le cose là fuori è comprendere prima dove vanno, non dopo leggi la notizia sul giornale quando danno le notizie e dici «Oh, guarda, peccato averlo saputo prima». Per me il denaro deve avere un principio, deve lavorare per me. Ecco, questo ragionamento deve valere anche per la liquidità, quella in attesa di essere investita, quella che generalmente tengo in larga parte su classici conti rendimento, ti danno quel 2, 3, 4% a seconda del momento storico in cui hai i fondi lì, però voglio anche assumermi dei rischi un po' più alti per generare un rendimento molto più alto. Ecco perché ho iniziato a cercare, a studiarmi le soluzioni di P2P lending, quindi di fatto di prestiti. E ci sono una tonnellata di piattaforme là fuori che permettono proprio di prestare denaro a privati o aziende in cambio di interessi. E tra tutte quelle che sto provando, quella che incarna un po' di più il mio stile è i5. Io posso o scegliere esattamente a chi prestare, oppure, cosa che faccio io, avviare delle automazioni tipo quelle che stai vedendo qua, che molto semplicemente mi permettono di fare che cosa? Di automatizzare proprio il processo. Quindi io gli do un nome, la posso chiamare Pinco Pallo come voglio io, portfolio sites, quindi quanto del capitale totale che ho caricato sulla piattaforma voglio dedicare qui non per forza devo usare tutto il capitale, posso usarne anche solo una parte, investment sites, quindi quanto mettere per ciascun investimento. In questo tipo di piattaforme danno un rendimento più alto. Di che rendimento parliamo? Di un 12-14% annualizzato, quindi un rendimento molto più alto,
ma chiaramente c'è il rischio di controparte. Quindi importantissimo a sottolineare, mi raccomando, fai le tue analisi su questo. Originators, quindi chi presta, io vado a selezionarli tutti proprio perché voglio sparpagliare il debito. Ovviamente sparpagliando il debito il rischio è più basso di fallimento di una singola entità. Quanto? Io parto da 10 giorni, che è il minimo, e sto in genere tra i 15 e i 30. Io in genere questa parte di liquidità voglio che generi, ma voglio anche tenere i fondi il meno possibile sulla piattaforma. Quindi voglio avere rendimento elevato, ma anche esposizione minore al potenziale rischio di fallimenti o qualsiasi problema si possa avere, o semplicemente avere la mia liquidità sempre disponibile nel caso in cui ci sia quel crash di mercato che tu dici cazzo adesso devo entrare subito e comprare. Ecco, io voglio la liquidità che genera interessi ma che contemporaneamente è abbastanza disponibile per andare a comprare. Clicco crea investment portfolio e boom, la nostra automazione è creata. A quel punto lui in automatico andrà a girare e fare il lavoro di fatto per noi. E tra l'altro c'è un cashback del 2% sul primo prestito che va a sommarsi a quelli che sono rendimenti già interessanti. Io ti lascio qua sotto il link, dagli un'occhiata, studiala, non prendere tutto questo come un consiglio finanziario, ma prendilo come uno spunto per comprendere come funzionino queste realtà, come funziona i5, se può fare al caso tuo, e mi raccomando non dimenticarti di tornare qui nei commenti a farmi sapere come ti trovi dopo averla provata. E ora torniamo al nostro video che abbiamo ancora un po' di cosette da dirci. Ora sai quello che sta succedendo, ora ti ho dato una direzione, anzi te l'ho data già veramente l'anno scorso, ed effettivamente oggi quella direzione sembra confermata. Quando il denaro si muove, si creano nuove opportunità. E chi conosce le regole del gioco, e soltanto chi conosce le regole del gioco, può usarle a proprio vantaggio. Il Genius Act entra in vigore a gennaio 2027. Da oggi a quella data lì, il mercato delle stablecoin cambierà. E cambierà esplodendo. Le crypto company, quindi legate ai treasury, esploderanno, cresceranno e ce ne saranno sempre di più. I tassi di interesse probabilmente inizieranno a muoversi. Il rapporto tra cripto e finanza tradizionale diventa sempre più stretto. In questo contesto investire non è un'opzione come molti anni fa. Oggi investire è obbligatorio se non vuoi vedere il tuo denaro che prende fuoco, che brucia ogni giorno. Quindi, a meno che tu non voglia vedere i tuoi soldi sciogliersi come neve al sole, è necessario investirli e comprendere in anticipo dove sta andando il mondo. Quindi, ricapitolando, il dollaro americano cambia volto ancora una volta. Il suo codice sorgente una volta era l'oro, poi è diventato il petrolio, oggi potrebbero essere le cripto. Non perché sono belle, ma per necessità. Perché qualcuno là sopra ha un debito da 39 trillion da finanziare e non sa più a chi diamine bussare. Fammi sapere qua sotto nei commenti la tua, fammi sapere se secondo te questo piano funzionerà effettivamente o se ci stiamo scavando la fossa da soli costruendo la prossima crisi. Condividi, mi raccomando, il video con più persone possibili, perché di questa roba qui che ti ho parlato oggi in Italia se ne parla pochissimo o quasi zero. Eppure chi comprende oggi queste dinamiche che può prepararsi e muoversi in modo intelligente per il futuro. Quindi un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.